Buongiorno ragazzi! Siamo a Berlino, benvenuti in questo nuovo video. Siamo carichissimi per parlarvi di cose buone qua in Tedeschia. Siete pronti? Sì! Questa è una nuova apertura di un posto che originariamente stava a Madrid e che ha aperto una sede qui a Berlino. Non vedo l'ora, sento già il profumino da dentro. Si chiama Acid Mitte. Dovete scrivere Acid Mitte perché siamo nel quartiere Mitte. Innanzitutto sono le 8 del mattino, siamo venuti belli freschi, di modo da non trovare tanto casino. Questo posto che si chiama Acid l'abbiamo scovato sull'internet. Devo dire, come potete notare, che le paste si difendono abbastanza bene. Adesso le assaggiamo anche. Caffettino filtro, ragazzi, Berlino mi sta piacendo tantissimo. Buono, buono. Ho speso 17,80 €. Porca miseria! Non proprio economicissimo. Io vado di nodo al cardamomo. È super morbidissimo, ragazzi. Volevo vedere com'era sotto. Già solo al tatto si vedeva che era umido e non asciutto. Buono, ragazzi. Buono, 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 buono. Non vi so dire se è buono come quello di Juno a Copenaghen, che per me è quello inarrivabile, ma solo perché è un po' di tempo che non lo mangio. Potrebbe essere buono come quello di Juno, ragazzi. Oh, come sono felice. Allora io andrò di cinnamon roll. Attenzione ragazzi, trattasi di cinnamon roll particolare, non è il classico cinnamon roll perché è sfogliato. Tra l'altro, nota di merito a questo caffè filtro che è veramente eccezionale. Glassa al limone. Posso aprirlo come apro generalmente la treccia della mozzarella. Mi ha ricatapultato a Copenaghen. Buono, bello sfoglioso. Sopra c'è questa glassa al limone acidula che è super piacevole. Promosso. Si vede che è una bomba solo al tatto. Qui c'è tutta la cannella, sfogliatura pazzesca. Volevo far notare ai ragazzi la tabella di marcia serratissima di Franci. Qua la tabella di marcia delle cose da mangiare. Della pagina di fianco lo studio sulle palestre della nostra zona A a Milano per consumare le calorie. Franci, ti pregherei di distinguere i quaderni di appunti. Palestra a Milano possibilmente anche molto sottile come quadro, tipo una pagina. Tipo l'abbiamo cercato, non l'abbiamo trovato, ne faremo a meno. Amici che lavorate nelle palestre di Milano, quale potrebbe essere una palestra dove lavoro poco e dimagrisco tanto, ovviamente, per cortesia, e metto su anche un po' di massa muscolare, poi ho finito. Grazie, fatemi sapere. Finita la colazione, intermezzo cultura. Non vedevate l'ora, vero? No, omino verde. Tutto comincia nel 1945 con la resa della Germania e la spartizione del territorio tedesco tra i vincitori. Viene fondata la Repubblica Democratica Tedesca sotto il controllo dei russi e questo museo vi racconta com'era vivere a partire dal primo dopoguerra fino ad arrivare alla costruzione del muro nel 61 e al suo abbattimento nel 1989. Immediatamente dopo la fine della guerra la Germania viene divisa in 4 zone ed è interessante il fatto che le sigarette erano di fatto la moneta di scambio che comprava qualsiasi cosa e ogni zona della Germania aveva le sue, a seconda che fossero sigarette americane, francesi, inglesi o sovietiche. E con lo sport se la cavavano. Oddio, in maniera più o meno lecita, Ti cucino qualcosa? È molto carino perché si possono aprire i pensili. Oh raga, super interattivo questo museo, bellissimo. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Molto bello, mi sento di dire consigliato questo museo. Anche se avete dei bambini. Soprattutto se avete dei bambini. Super interattivo, potete praticamente aprire e toccare qualsiasi cosa. Mi verrebbe da dire, dall'alto della mia conoscenza dei musei un po' in tutto il mondo, un museo un po' diverso. Ma ora torniamo a fare colazione. Buongiorno ragazzi, è di nuovo il momento di fare una bella colazione. Lo sai tu dove stiamo andando? Sì, venite con me, venite con me.
siamo in un interno cortile. Il posto è quello là. A giudicare da quello che abbiamo ordinato sembrano dei ragazzi capaci. Abbiamo preso un classico pain au chocolat. Mi raccomando ragazzi, non fate mancare il commento a cui tengo molto, che è pain au chocolat senza cioccolato. È un commento molto importante perché ci fa fare un sacco di engagement e soprattutto ci fa capire quanti di voi non sappiano cosa sia un pain au chocolat. Poi abbiamo preso una cosa che invece non so io cosa sia, ma sembrava molto bello. È una sorta di bun zuccherato che adesso appena lo mordo vi dico cosa c'è dentro. E in ultimo una cosa che sembra anch'essa una cosa dolce ma in realtà è savory, cioè salato, ed è C'è il cheddar dentro. C'è il cheddar dentro. È una pasta formaggiosa, con del formaggio. Ma addentriamoci meglio nelle tre paste. Caffè filtro e cappuccino. Via! Che carini questi piatti tra l'altro. Che belle tendine aggiungerei anche. Sto giro non lo tagliamo a metà, alveolatura, 2 palle, ragazzi, mordo e basta. Super laminato. Brava! Laminato ancora non l'avevamo detto. No. Credo che nessuno sui social abbia ancora detto laminato, riferito a una cosa che non sia una cucina. Questo è laminato. È molto buono, raga, croccante. Aspetto di arrivare al cioccolato, Lo vedi che è senza cioccolato? No, che è super burroso. E c'è anche una spezia dentro, non meglio identificata, ma ora Franci vi dirà cos'è, che ha un palato più sensibile del mio. Scusa, ti ho rovinato un po' il telaio. Guardate gli strati. Così. Può piacere, non piacere. Allora, secondo me se c'è è nel cioccolato, perché nella pasta non l'ho sentito. Me lo sono inventato. È buonissimo. Molto burroso. La base è morbida, perché il burro la ammorbidisce. Invece la parte sopra, come potete vedere voi, è croccantissima. È bellissimo perché non c'è nessuno in questo momento. Sapete come mai? Perché sono le 7:30 di mattina di un giorno lavorativo. Se venite nel weekend c'è la coda. In generale quello che sto apprezzando tanto è che trovo che i tedeschi siano persone molto silenziose. I più casinisti siamo io e Franci, che per motivi lavorativi dobbiamo fare un pochino più di casino rispetto ai tavoli a fianco. Lo sto apprezzando molto. Andiamo sul secondo. Andiamo sul bun dolce. Nuovamente impasto sfogliato, zuccherato alla cannella. Che buono! Come primo, l'esterno è super croccante, la parte interna un pochettino più umida e soffice. E il contrasto tra le due sensazioni in bocca è buonissimo. Ecco raga cos'era la spezia che sentivo nel pain au chocolat. Era il profumo che veniva dalla pasta a fianco, cioè questa. Che belle che sono ste paste comunque ragazzi. Ma che cannella. Questo è cardamomo. Ah, è vero, hai ragione. Franci voto 3, che confonde la cannella col cardamomo. Hai ragione. Vabbè che dopo Alberto Marchesi vale tutto, però Ma l'abbiamo tolto dal video, quindi non lo citare più. È una cosa che rimane tra noi e i primi 50.000 che esatto. l'hanno visto. A sapere di questa cosa siamo solo 3 persone. E queste 3 persone siamo io e Maria. Citazione per pochissimi. Ultima, ma non per questo meno importante. Ta-da! Eh sì, no, per dirvi che questa roba qua adesso si rompe tutta. Mi metto la ciotola sotto così. Vi bastano 2 paste, non dovete comprarne 3. Noi ci stiamo immolando solo per dovere di cronaca. Don't try this at home. Don't try this at home, fate fare questo soltanto a delle persone professioniste. Dove sono in questo caso? Ah, siamo noi? Sì. Allora, questa è invece la versione salata del pain au chocolat. Sentila come scrocchia. Ora mi ricordo cos'è. Formaggio, cheddar e senape. Tosta a quest'ora del mattino, Ma noi siamo gente tosta. Devo dirvi, molto buona. Sai che cosa ci vedrei da Dio insieme? Un bel wurstel. Dei simpaticissimi semi di sesamo on top. Ti fa capire già al naso che non stai per addentare qualcosa di dolce. La senape è buona perché non è aggressiva, ti dà quel tocco sapido e leggermente acidino che ci sta molto bene e va a compensare comunque il burro che è super presente anche in questa versione. Più che il tocco sapido dà il tocco raffanato. Però io sento più sapidità che raffanitudine. Conto totale 18 euro, quindi anche come prezzi ci stiamo dentro, meno caro rispetto ad Acid, perché lì abbiamo preso solo 2 paste, ma qui ne abbiamo prese 3. Direi super consigliato, terza e ultima location, giusto Franci? Ma forse anche no. Questa colazione non era prevista, ma siamo passati ieri, siamo venuti in perlustrazione e abbiamo deciso che era molto interessante e che quindi ve la dovevamo raccontare. Siamo da Albatros. Flashback. Siamo già stati qui
per un preassaggino. E non ho potuto esimermi dall'ordinare, nonostante sia pressoché sazio, questa fantastica Savory Danish con gli asparagi, che sembra molto interessante. Sembrava tutto molto interessante, ma non posso ordinare 1.000.000 di cose, ragazzi. Ci torneremo. End of flashback. Cosa abbiamo preso? Queen A, impasto sfogliato croissant con il sale sopra, e poi qualcosa di assolutamente pericolosissimo da mangiare in mezzo alla strada, per cui succederà Cos'è? Una bomba. succederà un macello. Non so se si capisce che Sì. trema. Un impasto sfogliato con la crème brûlée e anche una zanzarina, ma la togliamo. Sembra raclette, io pensavo fosse formaggio, invece è crème brûlée. È un negozietto molto carino perché oltre a comprare paste di questo tipo potete anche comprare prodottini e le cornie varie, tra cui anche molte cose italiane. È il mio turno. Tiello sotto, Non ti preoccupare, ma sono un professionista. Siete pronti? Vado? Ragazzi, quella con la crème brûlée spinge tantissimo. L'impasto è super interessante e la crème brûlée funge da crema pasticcera fondamentalmente, solo che è crème brûlée. Ed essendo una crème brûlée anche lo zucchero vetrato in superficie, anche la... si può dire zucchero vetrato, non mi squalificano. Quanto è godereccia la crème brûlée. Ma c'è anche un po' di composto di fragola sotto. Ah, già? Ma io lì non ero ancora arrivato evidentemente. Questa scelta giustissima. È il turno della Queen A. Caramellato esternamente, morbido dentro, con la punta di salatino. Un po' più semplice questa. Molto più semplice questo. Però è molto piacevole perché non è secco, è umido ed è perfetto da accompagnare con il caffè. Questo lo prenderei tutti i giorni. La crème brûlée solo per fare la youtuber. No, la crème brûlée fidati che la prendo io tutti i giorni. Ragazzi di Albatros molto bravi, abbiamo speso 15,10 € per 2 paste e 2 caffè. Nel frattempo Franci sta lavorando alle storie Instagram del posto strafigo dove siamo stati ieri e che voi su YouTube non vedrete. Abbiamo fatto un contenuto verticale, quindi per intenderci ragazzi, TikTok, Reel, quella famiglia lì. E anche Facebook, non ci dimentichiamo dei ragazzi di Facebook. Dei boomeroni su Facebook. Non mi sottovalutare la potenza dei boomeroni di Facebook. Later. Ma forse mi berrei un caffè filtro visto che mi sto addormentando. Ed essendo che la situazione Pisolo è stata ahimè abolita, abbiamo deciso di infilarci in un posticino carino per un tè, un caffè di riflessione, diciamo così, dove fanno anche delle belle torte, delle belle cose interessanti che però non vi faremo vedere perché sennò non c'è più spazio per il pasto successivo. Quindi un caffè filtro per me e un tè alla menta per Gianni. Questo posto si chiama Allesches Haus, ve lo inquadro. Questo qui è molto carino perché avete tutta una situazione esterna dove potete chillarvela, in più dentro c'è anche un negozietto che vende tante varie cose diverse. Allora, diciamo quantità di tè un pochino rivedibile, potevano anche sbilanciarsi a lasciarmi un po' più di acqua calda. Magari si può fare il refill, non lo so, perché nella tazza più di così non ce ne sta. Caffè per me. Vuoi un goccino di latte nel tuo tè? E ti ho fatto il risciacquo dei piatti. Allora, piccola digressione, momento culturale di Giano. Forse non tutti sanno che i semafori di Berlino sono caratterizzati da questo simpatico omino paffuto col cappello che si chiama Ampelmann, con le braccia larghe quando il semaforo è rosso e col gesto di un omino che cammina quando il semaforo è verde. Era inizialmente presente solo sui semafori di Berlino Est. Quando poi cadde il muro venne sostituito e Berlino Ovest mise i suoi semafori anche nella Berlino dell'Est. Long story short, siccome i tedeschi avevano nostalgia per alcuni tratti culturali della Berlino dell'Est, tra cui questo simpatico Ampelmann, fu negli anni reintrodotto gradualmente e oggi è diventato l'attuale semaforo che c'è in tutta la città di Berlino. Altro fun fact delle strade di Berlino: non esistono le strisce pedonali. Non mi ricordo per quale motivo, ma non ci sono le strisce pedonali. Dov'è che hai imparato tutto, Gianni? Su TikTok, come sempre. La mia vita l'ho imparata su TikTok. Dopo vari giri qui a Berlino, colazioni, un sacco di bakery super interessanti che vi abbiamo fatto vedere, l'ultima colazione la facciamo seduti
comodi, in un posto da cui ho aspettative super altissime, si chiama Julius. Sembra un posto super bello, è presto, sono le 10 ed è un giorno lavorativo per cui ci siamo solo io e Franci qua dentro, meglio così. Ci ispira tantissimo, è un altro posto dal menù breve che fa più o meno sempre quei piatti, li prenderei tutti, ve ne faremo vedere 2 o 3. Siamo qui per la colazione, ci mangiamo le mani perché dovremmo venire pranzo, cena, aperitivo, sempre. Questo posto è il bistrò, caffetteria, chiamatelo come volete, di un altro posto molto più figo che si chiama Ernst, e non cercatelo su YouTube perché ci faremo un reel e un TikTok ed è un posto spettacolare dove andremo a mangiare stasera. Franci è leggermente in hype. Generalmente un buon indizio di un buon posto è quando è pieno di libri di cucina interessanti, di quelli giusti. Io lo so che alcuni di voi diranno come tristina questa omelette, e invece ragazzi sembra perfetta, perché vedete che qui è un po' colosa. Di cosa stiamo parlando? Ecco, dobbiamo imparare a fare le omelette perfette, Gianni. Cioè, non esiste che 2 foodies gourmet, grandi chef come noi, non sappiano fare un'omelette. Soprattutto grandi chef. Non è l'omelette plain classica, perché abbiamo scelto quella al formaggio, perché eravamo un po' sciupati. Se devi ordinare, ordina bene. Buona ragazzi. Il coltello è puramente di figura perché potreste farne tranquillamente a meno. Ma che cos'è? È una roba incredibile. Ma ne voglio altre 6. Avendone mangiate poche, anche perché tipicamente da noi non è che si mangiano spesso, quando poi ti arriva, effettivamente la vista dice ok, che è sta roba, una frittatina. Poi la mangi e voli. Ragazzi, è incredibile. Davvero ben fatta, morbida, formaggiosa e devastante. Prendete quella al formaggio. Una fragolina sopra, forse, un po' di panna. Questa è una fetta di shokupan caramellizzata con sopra una composta di fragole e della panna montata. Che buono ragazzi! Avete il contrasto della croccantezza della parte caramellizzata sopra, che è deliziosa, il pane dolce, la fragolina acidina e la panna montata. Mi hai fregato tutte le fragole. Super goloso. Perché andiamo in piena per questi posti? Perché sono posti che non ti fanno i fuochi d'artificio, che fanno piatti semplici ma assolutamente esplosivi e super super buoni. Qua, come fanno sui social, per farvi vedere quanto è croccante. Qual è la cosa più difficile da mangiare oggi? Le cose semplici fatte da Dio. Trovate un sacco di cagate, fuochi d'artificio, ma nessuno che riesce a farti perfettamente un piatto come questo. Franci, soddisfatta? Molto soddisfatta. Triste che questa sia l'ultima colazione a Berlino e l'ultima colazione di questo video, ma... E quindi chiudiamo così in tristezza, diciamo. Quindi chiudiamo in mestizia. E quindi da Berlino e dalla Porta di Brandeburgo è tutto. Noi vi diamo appuntamento al prossimo video. Vi ricordiamo che se gradite ricambiare tutto l'intrattenimento che vi offriamo ogni settimana, potete iscrivervi gratuitamente a questo canale. Fate like, condividete, Suonate i violini in sottofondo e ci vediamo al prossimo video.